se sapessero cosa stavamo dicendo. E invece non lo sapranno mai. Ah, ah, ah. Stella, Stellina, Stella ed Elena. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Allora, presumo sia una vita passata perché c'è lei che è un lui ed è seduta ad una scrivania e ha un timbro e un calamaio e davanti a lei c'è una coda di persone in fila indiana, quindi uno dietro l'altro, e lei arrivano, si presentano con un foglio e lei, a seconda della persona che vede davanti, dice se ha diritto ad entrare oppure no. Mm. Ha diritto ad entrare. A seconda di... La cosa particolare è che lei, a seconda di come gli appare la persona in quel momento, lei dice sì o no. Ha libera scelta di decidere chi vuole o no dentro a quella stanza. È una vita precedente questa? Sì, È uomo. sì. La stanza o il posto in cui fa entrare cos'è? È un'opportunità di svolta lavorativa e di vita dove si possono avere dei privilegi, un po' entrare a far parte di un, Mhm. un club particolare. Mi viene da dire che ha qualcosa a che fare con un gruppo di massoni. No, Massoneria. Massoneria. no, All'anno? Direi 1763. nome? Lega dell'Oro. Ok, ti dà l'autorizzazione Stella? Sì? Te la dà bene? Sì, adesso sì, beh, ci ha messo un attimo perché voleva capire se era disposto uomo, Stella uomo, a farmi vedere tutto o no. Poi ha detto di sì, ha guardato la situazione e ha detto va bene. Sì, sì. Ok. Causa esoterica del fatto che la PS ci mostra questa vita. Come a dire, guardate qui, Mm. giusto? Sì, esatto. La PS ci vuole mostrare dentro la stanza. Decidevano, allora, diciamo che Mhm. lui faceva un po' il coordinatore della riunione. C'è questa grossa stanza, un salone molto grosso e ci sono tutte queste sedie e poltrone, no? Sai, tipo in legno con l'imbottitura in velluto bordeaux. Mhm. Ok, e c'è un enorme cerchio dove tutti si siedono e lui faceva un po' il coordinatore di questa riunione dove ehm, si decidono i ruoli direi dell'organizzazione del paese, della zona. Ok. Lui come si chiama? Stella come si chiama? Milton. Ok. Ci sono componenti della famiglia di Stella nella vita di Milton? Mm, allora, c'è un signore che più o meno ha l'età di Milton in quella vita ed è il padre di Stella in questa vita. Mhm. La madre? No, la madre lì non la vedo, vedo però La nonna?
No, c'è ha un fratello, non mi ricordo se lei ha un fratello. Mi Sì, sembra che lì ci sia il fratello. va bene. Quindi il padre ed un fratello. Mm. Va bene, causa esoterica della famiglia disarmonica, tossica e disfunzionale. Eh, allora, non so come descrivertela. È come se lei avesse scelto, la PS avesse scelto di proposito questa interferenza, cioè l'interferenza di una famiglia che gli avrebbe deviato il suo ruolo nei vari sensi, quindi deviato il ruolo di figlia, deviato il ruolo di sorella, deviato il ruolo di nipote. Eh, c'è una famiglia dove lei si è ritrovata a fare la mamma, a fare mamma e papà di tutti. È come se la PS avesse scelto proprio questa interferenza per deconcentrarla da se stessa. E quindi insieme alle altre PS, che ognuno ha scelto questa famiglia per fare il suo percorso e le sue interferenze, si sono trovati proprio ehm, a un incastro perfetto per ognuno. Comunque lei appunto ha scelto di essere deviata, concentrando il suo impegno su una famiglia, ma in maniera negativa. Famiglia che peraltro non è la sua, è quella d'origine. Sì, sì, Quindi i problemi infatti. interni della famiglia da cui proviene sono di suo padre e di sua madre, non sono suoi. Esatto, esattamente. Quindi dall'esterno, dei problemi esterni di cui la sua PS ha deciso di prendersi carico fin dall'inizio, ok? Mhm. In maniera anche pesante, quindi con vibrazioni molto basse, come esperienza per essere deviata dal suo percorso. Fino ad oggi, direi. Ok, È riuscita a cogliere finalmente uno spunto, ha visto la lampadina accesa per prendere una strada per uscire da questi meccanismi. Questa è un'opportunità che se lei coglie fa sì che lei la possa sessione. uscire. Sì, quindi tutto il Brazione. percorso nostro. 2,7 miliardi, Consapevolezza. 143, Anima. 31 mi viene, Vite precedenti. 2769. Cervello. 9,3. Entità eteriche. Mm. Mi è arrivato un mago Mm. come prima entità eterica. Mm. Strano. Poi un ragno, un arachnide, un ragno. E poi c'è un felinoide, una pantera nera direi. E poi un falconiforme e un rettile. Il primo era? Un mago, Un mago. Come si chiama il mago? Dublin. E Mago Dublin è legato alla vita di Milton. Mago Dublin sembra Mago Sylvan, Mago Forest. Sì, infatti.
vero, un attimo. Allora, indirettamente, nel senso che l'energia è quella, ma ognuno ha il suo mago. Eh, quello che posso vedere è che come se nelle vite varie tu hai una iniziazione, ecco sì, ecco questa cosa qua è arrivata, come la vedo chiara adesso, tutti i passaggi. Se in qualsiasi vita tu hai un'iniziazione massonica, direi, ok, Mhm. apri un canale e poi da quella vita in poi avrai sempre, quasi sempre, comunque a meno che non ne sei consapevole, avrai sempre una- un minimo di interferenza legata a quella iniziazione lì. Molto spesso, no, eh, per chi viene iniziato da quel tipo di gruppo, c'è un mago, ognuno ha un suo mago particolare. Fatto a suo modo, fatto come se fosse la sua persona, ma in mago, interferenza mago. Eh, Entità mentali. allora, una di livello 2, una di livello 7 e una di livello 4. 2, 4 e 7, vediamo. Allora, la 2 è questa, direi proprio senso di, inadeguatezza, mi viene proprio limpido così. È come se lei avesse sempre anche un minimo dubbio di avere qualcosa fuori posto in qualsiasi situazione. Cioè, per esempio, deve andare a una cena con amici, magari amici che vede spesso, quando è sull'uscio o in macchina c'è la vocina che gli dice: Sì, però se tu avessi messo gli orecchini arancioni invece che verdi, sarebbe stato meglio. Adesso non sei proprio adeguata, ecco, no? Quindi c'è Mhm. sempre qualcosa che la vocina le dice che non va bene. Poi c'è invece l'entità mentale di livello 4, che è quella che fa sì che mm, è come se lei vedesse, percepisse sempre qualcosa di nero, mi viene da dire, nell'altro. Ehm, non di, non è diffidenza, è proprio come se lei percepisse una parte negativa di energia con cui lei non riesce a star bene. E da questo secondo me deriva un po' la sua poca volontà di stare in società, no? Poca socievolezza. Mhm. E la 7 è quella proprio più Mm. È tanto 7, pesante. Mm, tanto, tanto, tanto. Una delle più alte mai trovate. sì. Mai più di 8 abbiamo trovato, Mm. ma 7 è tanto. 7, il senso del dovere, quello è collegata anche all'entità mentale collettiva, senso del dovere. Ok. 2769 vite. Quante mamme, papà e nonne ha avuto Stella? 2769 Esatto, meno forse 2760. qualcuna, perché in alcuni La casi mamma? è andata bene che ha avuto lo stesso ruolo genitoriale della mamma era la mamma, il papà era il papà, ma forse un caso. 2760 sicuramente sono state diverse. Quindi è tanto Ah, importante. uguali, gli stessi. Oh, scusa, Mm-mm. sì, sì. No. È tanto importante, no, ma non è che lo dico io, lo dice il Gu- fatto che sta vivendo contemporaneamente 2769 vite. Esatto.
Quindi ci sono tanti teatri con tanti palcoscenici Esatto. e una volta tu fai quello, una volta tu fai quell'altro. E in effetti l'attore più completo non è quello che fa sempre il cattivo, sempre Mm, l'uomo, sempre lo stesso personaggio, è quello che cambia. mm. Che Esatto, una sì. volta è il cattivo, una volta è il buono, una volta è il travestito, Mhm, una volta dimagrisce 50 kg e fa l'uomo anoressico. Christian mhm. Bale, per esempio, è fatto così. E ha costruito, anche se vabbè, Vabbè. Deep State a Gogo, proprio a nastro, ha costruito una carriera notevole. Un bravo attore, Mhm, una brava anima che fa tante esperienze. Quindi mhm, attaccarsi come delle telline allo scoglio alle propri genitori, alla propria famiglia, è un grave errore. Entità mentale 7. mm, Manco farlo apposta. mm, mm, mm. È un grave errore. La vita di Stella se ne sta andando. Non ha una Esatto. relazione, non ha dei figli, questo le provoca dolore, è Mhm. continuamente in conflitto con i genitori, con la famiglia, mi stupirei del contrario. Infatti. Le piace il suo lavoro. Cosa vuole dirci la PS? La PS vuole dirci che sì, è vero, lei ha scelto questa esperienza così eh, mh, incisa in questa tipologia, no? Quindi con una famiglia disfunzionale, con lei che doveva prendersi il carico di... la PS ha deciso di far sì che Stella si prendesse il carico di tutta la famiglia, ok? Ma nella sofferenza perché era una famiglia proprio non una bella famiglia armonica, tutto il contrario, no? Quindi oltretutto neanche si è presa quello di una famiglia armonica, tutto il contrario. Quindi la PS ha voluto proprio metterla in questa situazione qua pesante, ok? Per dare l'opportunità a Stella di diventarne consapevole e uscire. Ma la PS dice: Io tante volte ho dato tanti segnali a Stella, ma l'ho dovuta portare spesso a esperienze molto forti e pesanti per cercare di farla uscire da questa situazione, ma fino ad oggi nulla è stato sufficiente per far sì che lei uscisse da lì. Questo dice la PS. Come si chiama la PS? In questo momento si chiama linea piatta, E la PE? erba spinosa. E il progetto? Involuzione disordinata. Impianti. Allora, c'è una, come se avesse una, mi sfugge la parola, mannaggia, una placca, Perifrasi, ok? giro di parole, No, 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 placca. Ok. una placca a forma di semicerchio, ok? Messa da qua più o meno dentro la testa al centro, che parte da una tempia e va all'altra, no? All'interno, con tantissime luci, tipo, sembrano delle luci, no? Su tutta la superficie, ok? E sono collegate, queste luci sono collegate con tipo dei raggi, ok, a tutti i suoi pensieri. Quindi ogni pensiero che esce dalla mente di Stella viene negativizzato, quindi reso pessimista, negativo, bassa frequenza, con rabbia, tutte queste cose qua. Poi? Allora, poi ecco, ci sono due impianti su- mm, appena sotto alle clavicole, appoggiati sulle ossa, ma sotto, ok? Uno a destra e uno a sinistra, da cui partono tipo due cavi che potrebbero sembrare di acciaio, ok? Quindi passano in mezzo al corpo fino al bacino, fino all'interno Mm, del bacino, direi osso pubico, dove ci sono altri due
tipo 2 dischetti a cui si collegano questi due cavi. Vengono utilizzati, allora, diciamo sempre, è come se da lì lei la facessero rimanere rigida. Ok, quindi molto limitata nei movimenti, con poca autonomia di movimento. Ok, mentre durante le abduction sono i punti da cui è appesa, quindi è come se fosse in posizione verticale, ok, appesa da questi due, ma anche fissata al pavimento, diciamo, da questi altri due dall'interno. Poi ha un impianto, un cerchio all'interno del palmo destro ed è quello da cui prendono la sua energia e le vibrazioni durante le abduction. Mhm. E poi ne ha sempre tipo 2 dischi, sempre 2 cerchi, però sulle 2 piante del piede. E da lì parte quello che vedevo prima come involuzione disordinata, è come se spingessero da lì, è come se fosse un'aria ad alta pressione che però contiene informazioni di vibrazioni basse e le facessero entrare nel corpo di Stella e quest'aria fa queste involuzioni qua all'interno, proprio in direzione dell'interno. È come se scombussolasse tutto. Diciamo che questo lo fanno quando lei, fino ad oggi, ha avuto, diciamo, dei momenti importanti di consapevolezza dove era quasi pronta a fare delle azioni, dove si stava organizzando per fare delle azioni e hanno fatto sì che lei cambiasse idea, ribaltandogli tutto all'interno, mettendo tutto in disordine proprio. Chi nella fattispecie? Allora, ecco, la pantera, sto guardando la pantera, però aiutata da Zeus. Guardavo sopra se c'era Odino Zeus. In cima. Ok, capitolo relazioni. La prima e la seconda, tutte e due lunghe. L'attuale, platonica, non corrisposta. Tutte e tre pesci. Causa esoterica di tutto questo. Allora, direi che la prima fa parte del progetto della famiglia disfunzionale e ci hanno messo dentro anche questa cosa qua. Proprio complicare la cosa ancora di più. Quindi la sua attenzione già nel regolare la famiglia disfunzionale ha fatto sì che aggiungesse anche questo pezzo di una storia impossibile. Ok, quindi distrarla ancora di più dalla sua evoluzione vera. Lì era molto palese. La seconda, anche lì direi la stessa cosa, ma traslata anche sulla famiglia del compagno. Ok, quindi anche lì gestire una famiglia disfunzionale. Quindi lì era quasi l'opposto, no? Cercare di prendersi i suoi spazi da una famiglia invadente. Quindi la PS proprio ha cercato in tutti i modi di metterla davanti a cose sempre più opprimenti, no? Come dice lei che lo sente sul torace, no? Questa cosa. E l'ultima è quasi direi che l'ultima invece è stata presentata e diciamo, molto voluta, diciamo, principalmente vedo dall'entità mentale di livello 2 e quella di livello 4. Ovvero? Per affermare
la sua inadeguatezza e il fatto che nell'altro c'è il buio, il nero, no? Quella parte Mm. nera, che in questo caso lei vede come amore non corrisposto. E quindi la sua inadeguatezza, perché se non vengo corrisposta significa che non sono adeguata, e appunto vedere questo non corrispondenza è quella parte negativa che lei vede nelle altre persone. In particolare, in generale, sono altre cose poi. Causa esoterica di non aver avuto figli e del dolore conseguente. Allora, il dolore conseguente è sempre perché lei doveva rimanere in questa parte negativa, quindi nella famiglia disfunzionale, quindi in una cosa che non va verso la felicità. Mhm. Quindi anche questa parte ha enfatizzato ancora di più il suo progetto di gestire delle cose familiari negative che provocano dolore. Anche qua la PS l'ha portata spesso a sentire del dolore per vedere se riusciva a superare questa cosa, svegliandosi proprio. Ok. E invece è rimasta incastrata tutte le volte anche lì. Causa esoterica dell'endometriosi. L'endometriosi è, provocata da questo desiderio di diventare madre ma non poterlo essere. Febbre reumatica. È molto legata all'entità mentale di livello 2, quella sul sentirsi inadeguata, a bassa autostima, ok? Quindi ogni volta che lei si sente inadeguata, quindi la sua autostima è bassa, la sua parte articolare e muscolare va, diciamo, entra nel conflitto, no? Quindi non sono in grado di, il mio corpo non è in grado di. Ok, poi quando invece riesce a fare quell'attività e a superarla, allora il corpo dice sono stato in grado, e diciamo va in soluzione, tra virgolette, la febbre in questo caso aumenta perché il corpo deve riparare e si infiamma e porta tutte le cose necessarie alla riparazione. Tonsille. Anche lì è stato tante volte, no, lì sì, tante volte è come se la PS ha cercato più volte aveva due impianti che ora non ci sono più, sono neutralizzati. Non so se l'ha tolti, ma io non vedo più niente, quindi secondo me ha fatto l'intervento, adesso non lo so se le ha tolte o no le tonsille, ma io non vedo Sì, più sì, nulla. sì. Infatti, Mm-mm. la PS ha cercato più volte di neutralizzare questi impianti, non c'è riuscita, però riusciva quasi a inglobare, no? Ma ehm, cercava di inglobare e questi venivano potenziati, cercava di inglobare e questi venivano potenziati fino a quando hanno tolto le tonsille, quindi di conseguenza hanno tolto gli impianti. Problemi ai denti e scarsa efficacia di tanti apparecchi messi, siamo già a 5-6. Qualcosa legato a delle abduction che le facevano fino intorno ai 18 anni, vedo. Ehm, in eterico è come se durante le abduction mettessero degli apparecchi eterici che contrastavano che Sì? contrastavano gli apparecchi reali, cioè quelli Mhm. fisici. Ok, questa è la scarsa efficacia. Era proprio come mettevano una forza apposta. Questo perché a loro serviva
vedo questa cosa. Lei è come se in tutti i suoi episodi dove le metteva rancore, cioè doveva stringere i denti, ok, per cercare di portare pace, mediare nella sua famiglia, con questa impostazione della mandibola loro riuscivano a controllare il passaggio di energia, vedo questa cosa. È come se loro riuscivano a mandare a tenere le vibrazioni basse nella sua rabbia e nella sua tristezza. Ok? Se gli apparecchi fossero stati efficaci, questo l'avrebbe aiutata a essere a vibrare più alto. Vedo in questa zona una zona abbastanza fondamentale. È come se tu hai la dentatura a posto, vedo in generale c'è una luce più chiara. Vedo questa cosa qua. E quindi nel suo caso hanno trovato questo escamotage per contrastare il suo agire sulla sua masticazione. Ok. Ed infine problemi di sesso. Causa esoterica. Ma una causa esoterica specifica io non la vedo più più in tutto l'aspetto generale delle sue interferenze che sono più su un livello energetico che vibra basso, quindi mm, lo vedo più una cosa provocata dalle entità mentali 2 e 4 che a livello di relazione con gli altri fanno sì che Stella sia molto ehm, riservata e proprio provocano in lei degli atteggiamenti che fanno sì che non si lasci andare. Ecco, mi viene più una cosa così e quindi non le viene neanche, non si lascia andare neanche a sperimentare con gli uomini, ecco. Mm. Causa esoterica del fatto che non le piace il lavoro. No, più che altro vedo, più che la causa esoterica per cui non le piace il lavoro, vedo un blocco nel cambiarlo, ecco, Cioè? legato alla sempre sua autostima e questa, proprio vedere nero nelle situazioni con le altre persone. Eh, è come se queste due entità insieme facessero sì che lei non si muova per la sua bassa autostima, quindi è inutile che cambio qua, so già cosa fare, sono accettata per quello che faccio. Se vado in un altro posto, chissà se sono adeguata, chissà se mi accettano. E in più l'entità mentale di livello 4 che le fa vedere appunto il nero, cioè chissà se di là mi accettano. L'immagine che mi viene è lei che va, inizia un lavoro nuovo e quello che lei percepisce in questo momento è un capo, l'immagine che vedo è un capo che le sgrana gli occhi e la riprende. Ecco, quindi questo è in eterico quello che la blocca. Questo è quello che mi fa vedere in questo momento, con le vibrazioni che ha ora. Ecco. Causa esoterica del non sopportare le persone. E questo le crea un'oppressione al petto. Sì, è proprio l'entità mentale di livello 4. Lei sente questo nero, vede questo nero nelle altre persone. Vede questo aspetto, cioè in eterico lei vede proprio un nero, come se vedesse una luna nero, che corrisponde a una caratteristica della persona che questa entità mentale gliela fa filtrare con un filtro nero. E quindi fa sì che lei non si voglia approcciare alle persone e succede questa cosa qua, si sente oppressa e incastrata. E Sì, l'oppressione al petto? sì, è questa sentirsi bloccata lì. È proprio quella, sai quel filo di metallo agganciato al pube e alle clavicole?
Mhm. tengono ferma lì così, immobilizzata, immobile. Quindi lei ha proprio pochissima libertà di Margine. movimento, sì. Mhm. Va bene. Chiamiamo il disincarnato il padre, apriamo il portale aureo, chiamiamo tutti i parenti di tutte le generazioni di Stella. Mhm. Sì, sono Quanti ne arrivati arrivano? 139. È arrivato anche il padre e eh, allora è arrivato e mm, diciamo quello che lui proietta fuori è una luce che fa sì che tu non lo puoi guardare. Ma non è una luce di energia alta, è come se fosse una difesa per Mhm. non essere guardato. Mm? Eh, e poi quello che dice è: ho scelto di vivere questa vita dove, ehm, mi sen- dove ho deciso di sentirmi vittima, di sentirmi accusato, di sentirmi inadeguato, di sentirmi proprio giudicato, no? Tutto il tempo per eh, cercare di superare questa cosa, questa fase, no? Quindi questa esperienza, l'esperienza di essere vittima, giudicato, additato, accusato e Mhm. cercare gli strumenti per diventarne consapevole e superare, ma non ci sono riuscito, quindi sono morto da vittima, accusato, additato. Mm. Dice questa cosa qua. Vuole aggiungere qualcosa alla figlia? O alla moglie? No, beh, la moglie no. Mm. La moglie anche no. Mm. La moglie Ha un anche no. fratello, Stella, no? Mm. È un fratello, giusto? Ha il fratello? E a Stella? Certo che vi siete scelti proprio una vita pesante, Beh, anche 11. lui. Sì, sì, ma guarda, cioè, visto che loro gliel'hanno chiesto, dice, sì, dice che io sì, assolutamente. Mm. Però, Che tipo? Cioè, sì, mm, ma ma non sapevo che l'avresti detto. Ok, ma come lo vedi in lo, generale? lo vedo obeso, direi, però non so se era così. Eh, No? ah, Pieno di cosa? ah, mi dice della merda altrui, mi ha detto. Bene. Cioè, vedo, vabbè, principalmente la mamma di Stella, ma vedo anche altra gente, sempre familiari o comunque persone vicine, che gli urlano contro e lui ingurgita tutto e diventa obeso per queste cose. Mm. Mm, Accumula. mm, sì. Va bene. Diamogli una Vic. Mhm. Allora, con la Vic ha fatto così, è uscito, ha lasciato, diciamo, la forma delle sembianze giù, lui si è alzato, si è alleggerito e poi con uno spillo ha sgonfiato questa obesità, come se fosse un palloncino. Bene. Nuovo messaggio alla figlia adesso che ha avuto la Vic. Scommetto che il messaggio di prima, vi siete scelta bene la vita, non lo dice più. No, infatti, Magari lo dice ancora. no, no, la guarda con ehm, bellezza Mhm. e non è che faccia niente di che, sorride e la carezza. Ehm, riesce a osservare il fatto che lei sia arrivata qua e
Ecco, questo lo vede, dice, hai trovato lo strumento in vita per fare un passo in più di consapevolezza, quello che non ho trovato io. Ok. Vabbè, lo salutiamo. Mhm. Mi ripeti il numero di tutti? 139 più il padre. 140, va bene. Mm. Chiudiamo il portale aureo. Mhm. Vediamo se ci sono delle abduction e dei cloni. Sì, le abduction ci sono, appunto, diciamo, in una prima parte erano di un altro tipo e nella seconda parte, tra cui anche questa, lei era appesa verticalmente appunto dalle clavicole e dal pube Mhm. e, e dalla mano gli prendevano l'energia, invece dai piedi gli mandavano questi vortici di disordine, ecco, ribaltavano tutto. Fino ad oggi. Mhm. Cosa vuole fare Stella? Stella vuole andare al cluster e buttare via tutto. La vedo abbastanza esausta, ecco, cioè. Perché non l'ha fatto da sola prima? Perché non aveva percepito la possibilità, è quello che la PS continuava a dirmi. Ho provato tante volte, ma non ha colto mai la possibilità. Invece Come ora ha l'ha provato? colta. Ha provato mettendogli delle esperienze ancora più dure, dice, Come quali? come vabbè, ho la famiglia così, poi gli ha messo appunto la prima storia. Mm. Lunga, Mm. peraltro. Peraltro, che non poteva essere. Poi gli ha messo la seconda storia con la persona lontana e con la famiglia di lui invadente, ehm, no? E quindi Mhm. lì era proprio mettergli delle altre cose familiari davanti, come per dire, allora ti stacchi o no da questo attaccamento Mm. familiare, no? E non l'ha colto. Invece l'ultimo è proprio l'opposto. L'ultimo è proprio l'opposto, no? E anche qua non l'ha colto neanche qua. Oppure il fatto di sentire tanto dolore per non poter aver figli. Mhm. Quindi anche qui l'occasione di staccarsi dall'attaccamento familiare. Quali saranno i mezzi di comunicazione della PS nel futuro? Vuole darci un'anticipazione e anche un aiuto? Darle, anzi, più che a noi, a lei. Allora, diciamo, la prima prova sarà vedere se Stella ha consapevolizzato fino in fondo il fatto che se lei sta nella tristezza e nella negatività e si attacca alla vita degli altri invece che alla sua, ehm, mm, riuscirà a superare quei tentativi di attacco nuovi che le verranno mandati per metterla alla prova. Ok, quindi il primo passo sarà quello di mandare via i ricordi e anche il ricordo delle sensazioni, ok? Oppure il ricordo dei pensieri. Mandare via tutto. Il primo passo. E il secondo Mm. invece sarà proprio, la vedo proprio, allora, se questa cosa sarà ben integrata, lei avrà la possibilità di vivere una nuova vita, dice proprio la PS. Quindi Mhm. crearsi tutto da nuovo da un'altra parte. Fiamma? La fiamma lei avrà le caratteristiche per crearsi la fiamma, cioè la capacità e le caratteristiche e l'intenzione e l'intento per crearsi la fiamma solo nell'altro posto.
qua riceverà solo attacchi per riportarla nel vecchio mondo, ecco, dice la PS. Va bene, cluster. È giunto il momento. Non c'è Mhm. altro da dire. Non c'è altro da fare. Se lei Mm. vuole, può andare al cluster. Sì, sì, certo, Con un c'è bel già ad lì. eternum in mano, pronto. Una bomba con la miccia accesa, Mhm. pronta a trasformarsi in un grande sole. Mhm. Prima vediamo come vede i contratti. Sì, sono come degli steli di fiori, solo gli steli del fiore, di tanti fiori, senza il fiore. Via tutti. E ad eternum. È d'accordo? Perché Sì, sì, potrebbe lo non sta esserlo. facendo. No, 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 lo sta già facendo. Ha appoggiato l'ad eternum. Mhm. Mhm. Sì, E via. sì. Ci sono ancora contratti? No, infatti, Ok. assolutamente no. Allora andiamo a vedere come è fatto l'avatar. Mhm. Dov'è? Se c'è, com'è, perché. Certo, l'avatar c'è, il suo slot. C'è una roba strana. Mm. È come se gli fosse stato spento il computer, quindi il computer dell'avatar non funziona più. Ed è Mhm. come se lui è disperato perché si trova a dover scrivere tutte le nuove informazioni a mano. Va bene, con la sua bella penna e la sua brava carta, tutto bello via nel buco definitivo, poi un portale definitivo. Così fa a scriverla scomposto, energeticamente scomposto, in Mhm. minimi termini. Una volta le entità quali Zeus, Lucas erano terrorizzate da questo momento, ormai non si fanno neanche più vivere, ormai sanno che non No, possono non fare si nulla. fanno più vive, no. Mm. Bene, una deternum anche qui e verifichiamo puntualmente se le entità mentali, la 7, la 4 e la 2, ci sono ancora. No? Ok, le entità mentali non ci sono più. La memoria del mentale può esserci. Sì. Ehm, più che la memoria del mentale, quello che vedo io è che diciamo, le interferenze come se pescassero dei ricordi già scritti di Stella, ok, e li portassero alla mente conscia per cercare di usarli come ganci nuovi per reinterferire nuovamente in Stella. Quindi vanno. Attenzione. Mm. Mago, ragno, felinoide, falconiforme, rettile, eventuali EDL, abduction, il progetto involuzione disordinata, tutto questo esiste ancora? No, Ok, c'è un nome di un progetto o è carta bianca? no, adesso non. ehm, è come se nel momento in cui facciamo la sessione siamo in questa energia particolare, ok? Mhm, E finché è qua rimane così, tutto vuoto ancora da mhm, decidere. Nel momento in mhm. cui chiuderemo, io mi disconnetterò da tutto e tu farai il conteggio, allora da quel momento in poi lei inizierà a creare tutto quello Un nuovo nuovo. progetto suo Sì, personale senza sì, interferenze, esatto. che magari Adesso può rimane. anche cambiare. Sì, 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 Perché lì per lì può essere, il suo progetto può essere fiamma e invece poi, dopo qualche giorno può essere no, vabbè, me ne vado di esatto. qua Tutte le o volte cambio cambia, sì, sì. lavoro. Mhm, Può essere esatto. prima il sottoprogetto e poi il macroprogetto, Sì, il micro e il macroprogetto. Ah, mille cose possono essere. sì, Nulla è sempre una condanna, come invece siamo portati a pensare, no? Qual è la esatto. mia missione? Già questa è una condanna Sì, che, infatti, che perché uno si sta dando. Qual è la mia missione? Cosa no, devo fare? Io obbedisco infatti no, a me no, stesso assolutamente e ovviamente a te no. stesso non obbedisci. Ok, Mm, nuova frequenza.
136 miliardi. Nuova consapevolezza. 168. Anima. 60. Vite. 1324. Cervello. 9.6. Ok. Milton c'è ancora? Vita massone? No, No? tutte quelle lì no. I rapporti con padre e fratello derivanti da quella vita da massone, ci sono ancora? No, Quegli tutta quella specifici rapporti Mm, derivanti da quella no, specifica vita. Quindi, beh no, non è detto. Lei non ha più quella vita, ma il padre e il fratello, facciamo solo il fratello, che il padre è un disincarnato, non si sa. Il fratello ha ancora quella vita, sì, diversa, perché non c'è Milton. non c'è Milton, esatto. Quindi O sarà Milton c'è, è ma è un'altra. vissuto da un'altra PS. Esatto, stavo per dire quella cosa lì. Mm. Probabilmente cambia anche Pensa a nome, te, nel senso che è come come tutto se il nome relativo. fosse deciso a seconda della vibrazione della PS, mi viene da dire. Quindi c'è la figura di quello che decide chi entra e quello che coordina, diciamo, la riunione, ma non è più, non si chiama più Milton e la Mm, mm, PS è mm, mm. un'altra. Mm. Pensa a te che cavolo di gioco folle abbiamo creato. Cioè, ci sono degli slot, dei personaggi, Mm. si entra, si esce, si possono Così. cambiare le cose. Che casino totale. Messaggio finale di Stella e abbiamo finito. A se stessa. La vedo- In riferimento a tutto. Sì, diciamo che la vedo come se lei scivolasse proprio leggiadra e senza alcuna difficoltà nella vita in questo momento. Quindi la PS dice scivola nella vita senza cogliere nessuno spillo, mi viene da dire, no? Che arriva. Tu li puoi tenere tutti fuori, tu scivola nella vita come se stessi andando con una slitta sulla neve e sul ghiaccio. Quindi vai proprio da oggi in poi lo puoi fare nella tua vita, solo tua. È solo tua la vita da oggi in poi, tutta Quindi la tua, cosa più tutto scivolosa in per te. assoluto, il ghiaccio. Mm, sì. Lei come la vedi? Beh, È la- come all'inizio no, perché quella vita non c'è più. Ma come No, la vedi? no, no. La vedo appunto, è vestita tutta in bianco, con tipo una camicia molto comoda e dei pantaloni larghi in lino, bianchi, ok? Appunto su questa slitta che va intenta ad andare dove vuole andare. Va bene. Mm. Benissimo. Mhm.